Vivere in Cina offre il grande privilegio di poter vedere da vicino luoghi che per il resto del mondo sono quasi leggendari. Oggi voglio portarvi a Xi'an, antica capitale imperiale, per raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Ci troviamo a circa 30 km dalla città, davanti a una struttura che all'apparenza sembra solo una grande collina naturale ricoperta di vegetazione, ma la cosa affascinante è pensare a cosa si nasconde esattamente sotto i nostri piedi. Un complesso sotterraneo monumentale che, per estensione della base, supera persino la grande piramide di Cheope, e il mausoleo di Qin Shi Huang, il primo imperatore della Cina. La cosa straordinaria è che questo luogo è rimasto sigillato e intatto dal 210 a.C., più di 2000 anni di isolamento assoluto, e contrariamente a quanto si possa pensare non è rimasto chiuso per paura di antiche maledizioni, ma per precise e rigorose ragioni scientifiche e conservative. Per capire la portata di questo mausoleo, dobbiamo comprendere la mentalità di chi lo ha progettato, tornando indietro nel tempo di oltre 2200 anni. All'epoca il territorio era frammentato in 7 regni indipendenti, perennemente in guerra tra loro per il controllo delle risorse e del potere. Un'era di violenza sistematica che gli storici chiamano il periodo dei regni combattenti. Nel 247 a.C., sul trono del regno di Qin, sale un ragazzo di soli 13 anni, di nome Yang Zheng. Nessuno avrebbe potuto prevedere l'impatto che avrebbe avuto sul destino dell'Asia. Zheng si rivela un leader politico freddo, calcolatore e dotato di una macchina militare formidabile. Crescendo, avvia una serie di campagne militari impressionanti e nel 221 a.C. l'opera è compiuta. Per la prima volta quei territori frammentati vengono uniti sotto un'unica autorità centrale, sotto un unico cielo. Per sottolineare la portata dell'impresa assume un nuovo nome e solenne, Qin Shi Huang, che significa proprio primo imperatore della dinastia Qin. Una volta preso il potere assoluto, avvia una transizione radicale per consolidare lo Stato. Unifica la moneta, i sistemi di peso e di misura e standardizza la scrittura imponendo un unico alfabeto. Per difendere i nuovi confini dalle incursioni dei nomadi del nord, ordina poi un'opera colossale, è l'atto di nascita della Grande Muraglia. Ma mentre il suo impero terreno diventa invincibile, un nemico silenzioso iniziava a tormentare le sue notti, l'inevitabilità della morte. Più il primo imperatore diventa potente, più sviluppa una vera e propria ossessione nei confronti della propria mortalità. Non poteva accettare che tutto quello che aveva costruito potesse un giorno finire. Voleva governare per sempre. Questa paura lo spinse a investire fortune incalcolabili nella ricerca dell'elisir di lunga vita. Finanzia spedizioni leggendarie negli oceani e nel frattempo raduna a corte un enorme numero di medici e alchimisti, con un solo compito: trovare la formula chimica dell'immortalità. Nella scienza medica dell'antica Cina, l'alchimia legata ai minerali occupava un ruolo centrale, e tra tutte le sostanze ce n'era una che letteralmente ipnotizzava gli studiosi: il mercurio. Se proviamo a pensare con la mente di un uomo di 2200 anni fa, il mercurio è un elemento inspiegabile, denso, splendente e apparentemente indistruttibile. Gli alchimisti convincono l'imperatore che quel metallo racchiude l'essenza stessa della vita eterna e che assumendolo il corpo avrebbe assimilato la sua incorruttibilità. Qin Shi Huang inizia così ad assumere regolarmente preparati, pillole e infusi a base di mercurio liquido. L'ironia della storia è tragica. Quello che considerava il trattamento per non morire mai era in realtà un veleno devastante. Oggi sappiamo che l'avvelenamento cronico da mercurio provoca danni neurotossici irreversibili. Con il passare degli anni, l'imperatore manifesta sbalzi d'umore violenti, allucinazioni e una paranoia distruttiva che lo porta a isolarsi per paura di essere assassinato. Nel 210 a.C., durante un viaggio di ispezione, il suo corpo cede. Muore a circa 50 anni, ucciso proprio dalla sostanza che avrebbe dovuto renderlo eterno. L'imperatore non era riuscito a sconfiggere la morte in questo mondo, quindi aveva deciso di dominare l'aldilà. La costruzione del suo mausoleo era iniziata subito dopo la sua ascesa al trono, impiegando, secondo le fonti storiche, una forza lavoro immensa per quasi 40 anni. La concezione filosofica era chiara: la tomba doveva essere una replica esatta dell'universo imperiale. Nel 1974 la scoperta fortuita dell'esercito di terracotta da parte di alcuni agricoltori locali ha svelato al mondo solo una minima parte di questo progetto. Migliaia di statue a grandezza naturale disposte in perfette geometrie militari per proteggere il sonno del sovrano.
Ma c'è un dettaglio fondamentale, che spesso non viene spiegato chiaramente. Questo immenso esercito si trova a circa 1,5 km di distanza dal vero cuore del mausoleo. I soldati di terracotta non sono la tomba, sono solo l'avamposto difensivo esterno. Il vero fulcro, la piramide sotto la collina di Lisan, si trova più avanti ed è completamente inviolato. Quando ho visitato il sito dell'esercito di terracotta, Xi'an, la prima cosa che mi ha colpito è stato l'incredibile impatto visivo. Camminando lungo le passerelle sopra le fosse, ci si rende conto del livello di dettaglio. Osservando i volti da vicino, si nota che sono tutti diversi, espressioni, rughe, capigliature. È un lavoro artigianale immenso. A mio parere, per creare questi volti avranno utilizzato calchi dei soldati del suo esercito. Sull'esercito di terracotta, sui suoi segreti costruttivi e sulle scoperte più recenti c'è così tanto da approfondire che sto preparando un video interamente dedicato con immagini incredibili. Se volete seguire questo percorso nella storia della Cina, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Ma cosa c'è esattamente all'interno della piramide? La camera sepolcrale principale non è mai stata aperta, ma possediamo una preziosa fonte documentaria scritta dallo storico Sima Qian, circa un secolo dopo la sepoltura. Secondo le sue cronache, gli artigiani isolarono la struttura per evitare infiltrazioni d'acqua. All'interno, il soffitto della camera venne decorato con pietre preziose per riprodurre il cielo stellato, mentre sul pavimento venne modellata una gigantesca mappa tridimensionale del territorio, con città e palazzi in scala. E qui arriviamo al passaggio più incredibile del testo storico. Per riprodurre l'andamento dei grandi fiumi e dei mari, gli ingegneri scavarono dei canali artificiali riempiendoli con tonnellate di mercurio liquido, mantenuti in movimento da complessi meccanismi idraulici. Inoltre, a difesa dei tesori, vennero installate trappole meccaniche e balestre automatiche, pronte a scattare in caso di intrusione. Per secoli la storiografia moderna ha guardato a questo racconto con scetticismo, considerandolo un'esagerazione letteraria, fino a quando non sono entrate in campo le analisi scientifiche. Negli ultimi decenni i ricercatori hanno effettuato carotaggi profondi del terreno ed esami geochimici sulla collina. I risultati hanno sorpreso la comunità scientifica. I livelli di concentrazione di mercurio nel terreno del tumulo sono eccezionalmente alti, fino a 100 volte superiori alla media naturale della zona. I dati scientifici hanno confermato che la cronaca storica poggia su una base di assoluta verità materiale. Arriviamo così alla domanda definitiva. Se la scienza sa cosa c'è là sotto e abbiamo i mezzi ingegneristici per farlo, perché la tomba resta chiusa? Perché nessuno osa aprirla? I motivi sono strettamente legati alla fisica, alla chimica e a un profondo senso di responsabilità archeologica. L'esperienza dell'esercito di terracotta è stata una lezione durissima. Quando le prime statue furono riportate alla luce negli anni 70, l'impatto improvviso con l'ossigeno dell'aria causò un danno immediato. I pigmenti colorati che rivestivano la terracotta si seccarono e si staccarono nel giro di pochissimi minuti, lasciando i guerrieri dal colore grigio che vediamo oggi. All'interno della piramide principale sono custoditi manufatti organici di valore inestimabile, sete, pergamene, legni laccati rimasti in un ambiente privo di ossigeno per oltre 2000 anni. Aprire la tomba oggi significherebbe esporre questi tesori a un processo di ossidazione distruttivo e irreversibile immediato. Attualmente non esistono tecnologie che permettono di operare uno scavo così immenso in totale isolamento atmosferico garantito. A questo si aggiunge l'elevato rischio chimico. La presenza di tonnellate di mercurio significa che l'interno della struttura è saturo di vapori altamente tossici, che rappresenterebbero un pericolo concreto sia per gli operatori sia per l'ambiente circostante. Per tutte queste ragioni, la comunità scientifica internazionale ha scelto la via della massima prudenza, in attesa che le future generazioni sviluppino tecnologie adeguate. Sulla cima della collina sorge un monumento dedicato al primo imperatore. Fa una certa impressione pensare che a distanza di 2200 anni ci sia ancora oggi chi viene qui a deporre dei fiori. Davanti al monumento ho incontrato una donna che con profonda devozione mi ha spiegato di essere lì proprio perché era il giorno della nascita dell'imperatore. È affascinante come al di là dei documenti ufficiali il culto sia ancora così sentito dalla gente del posto. Qin Shi Huang, l'uomo che ha passato la vita a cercare un modo per dominare il tempo, è riuscito a ottenere il suo scopo in modo inaspettato. Il suo impero in terra è crollato pochi anni dopo la sua morte, ma il suo ultimo rifugio rimane lì,
intatto, inviolabile, capace di imporre all'umanità moderna il rispetto del suo millenario silenzio. Al di là della storia e del racconto, lasciate che vi spieghi le mie sensazioni e cosa ho provato a venire in questo posto. L'atmosfera che si respira qui è incredibile, c'è una pace surreale, una sensazione di sacralità quasi inspiegabile, se si pensa che da qualche parte sotto i nostri piedi riposa un uomo diventato leggenda. La Cina non è fatta solo di grattacieli e luci futuristiche, è un paese immenso, con una storia millenaria che parla ancora oggi a chi la sa ascoltare. Da appassionato di archeologia, Xi'an per me rappresenta una sorta di santo graal. Ogni angolo trasuda epicità e mito. Respirare questa atmosfera fa bene all'anima e so già che tornerò molto presto in questi luoghi. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la scelta di lasciarla chiusa o prevale la curiosità di scoprire cosa c'è all'interno? Fatemelo sapere nei commenti. Se questo viaggio nella storia vi è piaciuto e volete scoprirne altri direttamente da qui, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video.